Carissimi, benvenuti o bentornati in questo nuovo video. Io sono Gennaro del canale YouTube Smart Video Photography e in questo video andiamo a vedere altre funzioni interessanti dell'applicazione Photoroom, che vi ricordo che è un'applicazione per creare contenuti direttamente dal vostro smartphone iOS o Android. Ma prima di iniziare, mi raccomando, iscrivetevi al canale e azionate la campanella per ricevere notifiche dei video che posterò. In questo video andremo a vedere 5 funzioni di Photoroom che secondo me sono veramente da utilizzare e possono venire sempre utili per creare contenuti abbastanza in velocità. 2 gratuite e altre 3 a pagamento. Purtroppo ragazzi ci sta un abbonamento perché i programmatori da qualche parte dovranno guadagnare. La prima funzione è la rimozione automatica dello sfondo, che lo sappiamo, possiamo farlo anche in altra maniera, ma hanno messo un'iconetta per facilitare e velocizzare l'operazione. Peccato che poi per ovviamente andare a caricare sfondi di Photoroom bisogna pagare l'abbonamento. L'altra funzione è il ritocco, quindi rimuovere un elemento dall'immagine che disturba. Molto semplice, funziona abbastanza bene. Le altre 3 funzioni che sono a pagamento, una praticamente genera uno sfondo istantaneo, cioè voi caricate l'immagine, lui la scontorna e poi vi propone degli sfondi, praticamente diciamo tramite intelligenza artificiale. Adesso non voglio entrare in merito, però possiamo scegliere ovviamente tra tanti sfondi che propone l'abbonamento ovviamente di Photoroom, che secondo me azzecca anche la prospettiva dell'immagine. Non so come faccia, ma è così. Poi abbiamo ovviamente un'altra funzione a pagamento che devo leggere perché mi dimentico anche dove sono scritto, dove sono nato. È praticamente la generazione di ombre automatiche. Praticamente fa uno scontorno della foto e genera un'ombra, ma secondo me è una funzione abbastanza inutile. E l'ultima abbiamo praticamente la possibilità di fare il crop all'immagine, ma questo lo possiamo fare con qualsiasi applicazione esterna anche gratuita, però è il crop dedicato ovviamente ai formati dei social. Andiamo a vedere cosa ha combinato in questo video. Le 2 funzioni gratuite che mette a disposizione Photoroom sono queste qui. Vedete che praticamente non c'è scritto OK Pro, anche se poi la rimozione dello sfondo comporta ovviamente, se vogliamo utilizzare gli sfondi di Photoroom, un abbonamento mensile o annuale, oppure possiamo utilizzare uno sfondo nostro. Andiamo a cliccare qui, ci viene chiesto praticamente di andare a scegliere una foto qualsiasi, ok, prendiamo questa e viene automaticamente rimosso lo sfondo. A questo punto vedete che non possiamo andare praticamente in nessuna di queste funzioni perché queste sono a pagamento, che le vedremo dopo, però lo sfondo è stato rimosso praticamente in modo immediato. Possiamo andare all'interno di Photoroom, ovviamente abbiamo il logo, ok, perché ragazzi è la modalità gratuita, però diciamo che con un crop si può anche eliminare volendo. Io potrei prendere il cagnolino e metterlo un po' più su, ok, e andare a prendere un colore oppure uno sfondo che ho nel mio rullino fotografico o iCloud, tipo non so, ci posso mettere mare e andare a prendere uno sfondo del mare e mettere il cagnolino che sta facendo un bagno. Tipo possiamo fare una cosa del genere, quindi non abbiamo poi bisogno, ok, di andare a prendere ovviamente gli sfondi di Photoroom. Altra funzione gratuita è il ritocco. Cos'è questa funzione qua? Rimuove degli elementi che disturbano la mia immagine, quindi posso andare a eliminare un elemento. Mettiamo il caso che io voglio eliminare da questa foto i cavetti, ok, i cavetti di collegamento alla tastiera, così tanto per rendere la foto più bella. Innanzitutto qua sotto posso andare a decidere la grandezza del pennello, ok? Poi posso ovviamente col pitch to zoom andare a zoomare per avere una precisione maggiore. A questo punto cosa faccio? Con le dita o col mouse vado a cancellare, ok, il mio cavetto. Vedete, ho cancellato anche metà tastiera, però nulla è fatto a caso, perché ovviamente Gennaro sapete che fa sempre le cose per farvi vedere altre funzioni. Abbiamo l'undo,
ok, in modo che se io sbagliassi posso ovviamente andare a tornare indietro, ok? Quindi posso fare così e finire il mio lavoro. Ok, è abbastanza preciso, ok, diciamo mi sono mangiato un altro pezzo di tastiera, no, ma va benissimo, tanto da lontano non si vede. Certo, la cosa difficile forse è qui, ok, ma neanche tanto. Andiamo a vedere se possiamo cancellare anche, ecco, questo diciamo strumento si basa, ok, sul colore di sfondo, praticamente lui va a ripetere quello che trova nello sfondo. E ragazzi, dai, quello che trova praticamente sullo sfondo. Poi diciamo che l'immagine, che è così grande, uno non andrà mai a vedere che qui se il ritocco è fatto bene, però vedete possiamo eliminare facilmente dei elementi di disturbo. Una cosa, se non è a pagamento la vostra, diciamo non avete fatto l'abbonamento, ovviamente quando andate su annulla la foto viene eliminata, non abbiamo a disposizione nella parte gratuita ovviamente il cloud di Photoroom, quindi la mia immagine verrà eliminata e non verrà memorizzata nel cloud di Photoroom che ci dà a disposizione. Prima di procedere ad andare a vedere le cose a pagamento, andiamo ad accedere, ok, per vedere se ci dà ovviamente un po' di spazio per andare a memorizzare le nostre foto. Io vado a fare un'autenticazione con Facebook perché che è quella che risulta con ovviamente il mio profilo di Apple ovviamente è già abbonato, quindi non posso fare una cosa del genere. Ok, vedete ho dato ok l'account, ecco praticamente ho ripreso tutti le mie foto che avevo fatto prima, me le ha tenute. Ragazzi, questa è la cosa che sbarba la privacy proprio. Però ovviamente non posso andare in modalità pro. Per andare in modalità pro io ovviamente se voglio utilizzare queste funzioni devo abbonarmi perché non sono abbonato, quindi con questo profilo. Però abbiamo visto che possiamo andare a memorizzare, cioè a dare così l'accesso a Photoroom tramite Facebook o Google, mi sembra di aver visto, e utilizzare il piccolo spazio, non so adesso di quant'è, lo spazio che mette a disposizione Photoroom anche con la parte gratuita. Ora andiamo a vedere la parte a pagamento. Innanzitutto andrò a fare logout, ok, perché devo andare a loggarmi con di Apple, così in modo da avere ovviamente la parte a pagamento, perché pagare due volte giustamente voi direte. Allora andiamo qui e vedete che sono scomparsi ovviamente queste due diciture pro. Andiamo sulla prima che è fondi istantanei, vi faccio vedere cosa combina ok Photoroom a proposito di fondi istantanei. È proprio istantanei sono, perché se io vado a prendere una foto qualsiasi, ormai sono prendiamo il cagnolini che sono le cose più belle del mondo, questo è il nuovo, si chiama Zenzero, ecco qua i fondi, ok, gli sfondi istantanei. Io posso andare a scegliere uno di questi oppure andare anche ad attingere nelle varie categorie che ci sono, quindi se non vi va bene il suggerimento di Photoroom posso andare praticamente a prendere da queste categorie una di queste qualsiasi categoria. Ecco, mettiamo tramonti così, vedete che mi viene scelto e vado qua e la mia foto è a posto. Guardate la prospettiva anche che azzecca praticamente, ok? Quindi una bellissima funzione da poter utilizzare ovviamente a pagamento. Quindi abbiamo un'altra funzione che è quella dell'ombra, che io non riesco bene a capire ragazzi cosa serve. Comunque andiamo a prendere il cagnolino, dice ombra istantanea, ma io qui di ombre non ne vedo. Ah, eccola qua l'ombra, ok,
ora ho capisci tutto. Eccola qua, l'ombra è sotto, praticamente è stato creato, stata creata una, se io vado qua adesso elimino questo, è stata creata un'altra immagine, ok, con l'ombra sotto. Vabbè ragazzi, diciamo che possiamo utilizzarla così. L'ultima funzione è questa di ridimensionare un'immagine, ok? Quindi andiamo a prendere un'immagine qualsiasi e ridimensioniamo il tutto. Andiamo qua e cosa succede? Ci chiede ovviamente la nuova dimensione. Questa, questa funzione è solo per la parte pro, vedete, non fa altro che ridimensionare l'immagine, ma è una cosa che possiamo fare con qualsiasi applicazione di ritocco fotografico o tipo Snapseed, quindi niente di che. Avete visto ragazzi com'è facile creare contenuti col vostro smartphone con l'applicazione Photoroom. Purtroppo abbiamo tante funzioni che sono a pagamento, ma qualcuna possiamo ovviamente utilizzarla gratuitamente. Quindi se vi è piaciuto questo video condividetelo con tutti i vostri amici, il vostro mondo social, che mi fate crescere ovviamente di più. E infine vi chiedo ovviamente sempre, adesso insisto, a quei 82% di iscriversi al canale, tanto non comporta nulla e come ho detto precedentemente è possibile disiscriversi in qualsiasi momento gratuitamente. Quindi avete capito il messaggio subliminare, quindi a parte gli scherzi si può disiscriversi gratuitamente quando si vuole, se uno non gli piace la faccia di Gennaro. E azionate la campanella per ricevere le notifiche dei video che posterò, e con questo colgo l'occasione di un abbraccio complessivo e a tutti voi a presto. Ciao, sono Gennaro, creatore di contenuti esclusivamente da dispositivi mobile. Sul mio canale YouTube Smart Video Photography potrai imparare a fotografare, girare video e montarli direttamente sul tuo dispositivo. Offro formazione anche online. Ti saluto e ti invito a seguirmi anche sul mio profilo Instagram. Ciao, a presto!